Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, edizione De Agostini in scala 1:3, un'altezza di circa 62 cm, uscita numero 9. Innanzitutto saluto tutti i miei iscritti, le persone che mi guardano, coloro appunto i quali grazie alle visualizzazioni e alle iscrizioni fanno sì che il mio canale possa ancora continuare a vivere. Io vi ringrazio a tutti indistintamente, grazie con tutto il mio cuore. Andiamo adesso a dare un'occhiata anche all'interno di questo fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi presenti in tutte le collezioni. E poi, così come vi ho detto nei video precedenti, io vi esorto a leggere anche i contenuti dei fascicoli, perché vi garantisco che sono interessantissimi. È vero, acquistiamo il modello che ci piace costruire, ma questo è un valore aggiunto. Date un'occhiata. Provate a leggere qualche riga, vedrete che sarete, come vi posso dire, catturati proprio dalla voglia, dal desiderio di sapere cose nuove che neanche magari vi immaginavate potessero magari esistere, come il telefonino che sta per essere progettato, non so in quanto tempo, che vedrete alla fine di questo fascicolo e di cui vi ho già dato un accenno nel video dell'uscita numero 8, sempre di Robocop. Qui abbiamo i pezzi che andremo a vedere dopo, quelli contenuti in questo numero, e le fasi del montaggio. Andiamo avanti. Qui abbiamo il 3D che ci fa vedere fino al numero 9 cosa ci è stato dato. Quella in colore viola ovviamente ancora manca tutto. Questo ci dicono sempre le stesse cose, però è importante che si ripetano. Il modello di Robocop è una riproduzione accurata del personaggio originale con un altissimo livello di dettagli. Ad esempio questo. Si pensava che l'origine del nome Robot fosse stata appunto coniata come termine da un ingegnere o un inventore. Invece no, fu uno scrittore, proprio questo, Karel Capek. Non so pronunciare sicuramente né il nome né il cognome. E questa è la tomba del compianto con un piccolo robot, guardate qui, sulla lapide. Quindi vi dico, date un'occhiata ai fascicoli, leggeteli, perché sono veramente un valore aggiunto. E poi, quando si legge di un qualcosa che non conosciamo, non può che essere una ricchezza in più per noi, no? Quello che sappiamo lo sappiamo già e possiamo raccontarlo. Ma se non impariamo nulla di nuovo, siamo fermi lì. Si chiama conoscenza. E attenzione, Michele non è professore di nessuno, Però ecco, vi dico che io, leggendo questi fascicoli, come altre chiaramente testate di cultura generale, mi trovo sempre bene dopo che ho letto, perché ho un qualcosa in più che prima ovviamente non avevo. Abbiamo quasi finito. Questa ve l'avevo già spiegata nel fascicolo, mi sembra, non so se nell'unboxing o nell'8. Questo dovrebbe essere il futuro telefonino. Leggete, e tutto ciò che vi può sembrare impossibile in realtà è scientificamente poi spiegato. Qui non parliamo di fantascienza, ma di scienza è un'altra cosa. Poi entriamo in corpi
diciamo in tematiche della scienza. Io su questo sono molto ignorante e non metto bocca, però è chiaro che, come si può dire, i rami, ecco, chiamiamoli così in maniera impropria, i rami della scienza sono vasti, ecco, per cui vale la pena di guardare questo fascicolo come tutti i fascicoli delle collezioni, ve lo garantisco. Andiamo allora a vedere subito quello che è contenuto. Eccolo qui. All'interno troviamo la parte superiore dell'avambraccio destro. Abbiamo già visto il difetto qua della verniciatura che è bollata in 5-6 punti. Vediamo se riesco a farvela vedere. E ovviamente io qua chiederò la sostituzione del pezzo. Ecco qua. Metallo, intanto la montiamo così facciamo il video. Poi abbiamo la parte centrale dell'avambraccio destro che è in plastica. E abbiamo 3 serie di viti, 2 contrassegnate dal colore azzurro che ci indicano che vanno avvitate nella plastica, perché come potete vedere anche l'ultima lettera è la P e indica plastica, e ovviamente è spiegato in maniera esauriente anche nelle istruzioni, ma è una cosa in più. La terza serie di viti invece, vedete, è di colore nero e ha la lettera finale M che indica metallo, e qui io uso un lubrificante per andarmi a creare il filetto nelle parti metalliche. Ricordatevi, se mi volete dare retta, poi ognuno è padrone del proprio modello, non usate mai alcun tipo di lubrificante nelle plastiche. Ho già spiegato il perché e non vorrei sempre ripetermi per non fare ulteriore polemica. Allora, andiamo subito a vedere la prima cosa. Ci dice di prendere quello che abbiamo montato nell'uscita numero 8, ok, e di andare ad avvitare 2 viti AP in questi 2 fori. Prendiamo 2 viti AP. Io sono solito crearmi i filetti, voi fate sempre quello che volete con il vostro prodotto. Vado quindi ad avvitarmi la vite qui. Aspettate che sostituisco il cacciavite perché ha la punta troppo grande. Perfetto. E le lascio per adesso inserite all'interno. Poi ci dice di prendere una vite CM che va avvitata qui. Prendiamo una vite CM, eccola qui, la vado a intingere un po' nel lubrificante, più che sufficiente, e vado a crearmi il filetto qui nel metallo. Bene, ce ne fa mettere anche una di qua, però attenzione, perché di qua, essendo plastica, va la CP. Qui non useremo assolutamente il lubrificante.
Ecco qua. A questo punto prendiamo questo, svitiamo questa vite. Ricordatevi sempre una cosa, per non confondervi anche se doveste mai immischiarle. Il filetto della vite che va avvitata nella plastica è molto più largo rispetto a quello che va avvitato nel metallo. Cerco di farvelo vedere, so che molti di voi queste cose le sanno, ma altri no. Vedete la distanza del filetto quanto è larga? Questa va nella plastica e non vi potete sbagliare. Mentre invece questa che vado a svitare adesso, che è metallo, vi farò vedere che il filetto è molto più attaccato. Andiamo a pulire i residui di grasso, perché meno tocca la plastica e meglio è, perché non stiamo davanti a plastiche teflonate, quindi ecco il vero motivo per cui non dovete mettere oli o grassi. Guardate adesso la differenza tra questa che va nel metallo e guardate com'è grossolano il filetto in quello che va nella plastica. E là, scusatemi. Avete visto, quella a destra è per il metallo molto più avvicinata, quella a sinistra, pur avendo la stessa lunghezza, è per la plastica. Questo soltanto se doveste mai mischiarle. Non vi sbagliate, perché se per errore andate ad avvitare questa della plastica più larga nel metallo, vi si romperà dentro, ve lo dico subito. Allora, andiamo adesso a prendere il braccio così, perfetto, e andiamo a mettere la parte più larga all'interno del gomito, così. Ovviamente questi due perni devono entrare in questi due fori dedicati, quindi delicatamente, eccolo qua. Andiamo prima a metterci queste viti, così siamo sicuri di averle avvitate bene, però voi giustamente dite, Michele, se non te le levi prima non puoi montarlo. Bene, ci mettiamo un attimo. Io ci tengo a farvi vedere tutti i passaggi. Allora, perfetto, e avvitiamo. Fate girare il cacciavite al contrario, questo solo se avete creato i filetti, altrimenti non serve a nulla. Quando sentite il dentino, avvitate. Sarete certi di aver preso il filetto. Non stringete tutto subito, prima dovete mettere tutte le viti che vanno nella sessione di montaggio e poi stringete dopo che vi sarete accertati che tutto sia montato correttamente bene. Qui corrisponde nei fori, vedete, quindi va bene. Qui anche posso stringere. Adesso questa è plastica, qui abbiamo il filetto largo, la vite va qui. Non mi posso sbagliare, perché questo è metallo, ma dove va avvitato non vi dimenticate che da una parte è plastica, mentre dall'altra è in metallo. Ecco qui, questo è metallo e userò ovviamente la vite che va per il metallo. Bene, a questo punto ci dice di mettere le ultime due viti CM, quindi andiamo a prenderle, avvitate qua sotto, una qui e una qui. Prendiamo il lubrificante, sarà sufficiente bagnare una sola volta una vite per effettuare tutte e due i filetti.
Ok, questo possiamo chiuderlo. Adesso andiamo a presentare questo sopra, così, e vediamo un po'. C'è solo una posizione in cui possiamo metterlo, quindi io voglio solo accertare, un attimo solo. Bene, guardate, va messo così il pezzo. Qua è più sottile, vedete la parte nera, qui si allarga. Ho cercato di mettere più luminosità all'immagine, vediamo quanto dura. Quindi così. Ecco qua. Fate così, lui non deve muoversi più di tanto, dopodiché andiamo a mettere le nostre due viti CM e blocchiamo tutto. Facciamo girare al contrario il cacciavite finché non sentiremo un rumore. Non stringete tutto subito. Pasquale, un mio iscritto, giustamente mi dice: Michele, belli video, ma magari dovresti non ripetere troppe volte la stessa cosa. E avete ragione, non è un mio difetto, ne ho tanti, ma questo non fa parte di un mio difetto. E che ho sempre il timore che le persone, quelle meno esperte ovviamente, possano non afferrare bene quello che io vi dico. Ecco, quindi corro il rischio di essere un po' polemico, abbiate pazienza. Centriamo bene questo, vedete, io posso anche metterlo un po' così, ma mi esce un po' qua, e qua è più largo. Faccio così e distribuisco bene. E stringo. Senza esagerare, perché ho creato il filetto, quando sentirò la resistenza non devo andare oltre, altrimenti romperò la plastica. Bene. Oh, che bellezza! Sentite che scatto! Bellissimo! Bellissimo, sono proprio soddisfatto, hanno fatto un ottimo lavoro, a differenza di quello che hanno fatto con Ironman, seppur sono molto contento di averlo eseguito. Bene, abbiamo finito. Adesso andiamo a fare, vi faccio vedere una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 9. Ok? E ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio di questo splendido Cyborg Robocop fino all'uscita numero 9. Abbiamo il piede destro, tutto in metallo, la mano destra, tutta articolata, questo è in plastica, il palmo della mano è in metallo e questo è in plastica. Abbiamo una calamita all'interno che garantisce il perfetto assemblaggio. Qui abbiamo le due parti del petto, la testa, parte della testa, poi grazie a questa calamita potremo togliere l'elmetto sopra e ammirare la bellezza del volto di Tony Stark, tutto riprodotto in silicone. E infine quello che abbiamo appena montato, parte del braccio destro con l'articolazione a scatti micrometrici, direi molto soddisfacente. Riusciamo a fare, ve lo dico subito, 3 scatti, ma sono più che sufficienti, perché poi quando avremo la leva più lunga ovviamente saranno più che sufficienti. Ecco qua. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo.
Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se volete date anche un'occhiata alla playlist perché potrete trovare altri modelli. Ogni modello ha un gruppo su Facebook, vi esorto a iscrivervi per creare una bellissima comunità tra noi appassionati di modellismo e perché no, una futura amicizia sarebbe sicuramente qualcosa di positivo, visto tanta superficialità e cattiveria che c'è sempre stata nel mondo. Cerchiamo di fare qualcosa di buono almeno noi, se riusciamo, invece di puntare sempre il dito verso gli altri. Impariamo a comportarci un po' meglio, dai, a cominciare da me, ovviamente. Grazie ragazzi, cosa posso dirvi ancora se non grazie per aver continuato e continuare a dare vita al mio canale. Un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, appuntamento al prossimo video, ciao!